Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei tornare ad ascoltare Lara Fabian in una canzone recente, l'ultimo singolo che ha pubblicato, che si intitola Ta Pen, che significa il tuo dolore. È una canzone che mi avete detto voi, ha scritto insieme a Slimane, con cui ha fatto un duetto di recente su Je suis malade, una canzone fantastica, un duetto incredibile. Ho fatto la reaction su quell'esibizione, la trovate qui sul canale. Però sì, insomma, è un po' che volevo tornare ad analizzare Lara Fabian da sola, e qua sempre dal vivo. Qui è l'esibizione alla Star Academy in Francia di quest'anno, 2024. Quindi sono molto curioso, non ho mai ascoltato questa esibizione, non ho mai neanche ascoltato la canzone, ho solo dato un'occhiata al testo per capire più o meno di cosa va a trattare. Però l'ascolterò per la prima volta ora insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ora ascolterò tutta l'esibizione senza mai interrompere, poi tornerò da capo e cercherò di darvi qualche dettaglio tecnico di analisi vocale e non solo. Andiamo ad ascoltare. Tourne la roue du temps j'en ai plus comme avant que je t'aie puis qu'on se perde, avant que la vie ne soit trop chienne. Reste tout près de moi j'ai besoin de toi, toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. C'est toujours pareil avec la peine. Elle prend tout l'espace, on s'y habitue et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine. Tu sais, je ferai des miettes ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Par où ton cœur va bien, mais surtout reviens. Tu peux poser ta main sur la mienne, on ira danser la valse des peines. Rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou, et que crève ce diable que tu aimes. Il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, c'est toujours pareil avec la peine. Elle prend tout l'espace, on s'y habitue et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Ce sera plus pareil. Il y aura plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants qui se souviennent. Bello, bellissimo. Allora, lei è sempre un'icona, è una diva, ok? E quindi anche il suo modo di stare sul palco è veramente ipnotico, magnetico, lo sguardo, la gestualità è veramente una fuoriclasse. Si vede che ha tanta esperienza su tanti palchi. Mi è piaciuta tantissimo la scenografia che si muove insieme a lei. Queste trasmissioni hanno anche questa forza, diciamo così, per enfatizzare ancora di più dal punto di vista visivo quello che è, diciamo, il messaggio dell'artista. La canzone è molto carina, molto bella, orecchiabile ma malinconica, profonda allo stesso tempo, quindi mi sembra un po' che parli dell'accettazione del dolore di fatto, perché il mondo
è fatto anche di dolore, anche all'interno delle relazioni c'è sempre una parte di dolore che noi dobbiamo imparare ad accettare, non a rifuggire, non a evitare, ma affrontarla, conviverci in qualche modo, diventa qualcosa che fa parte di noi, ok? Quindi mi sembra un po', anche leggendo il testo, l'ho letto prima velocemente, mi sembra che un po' sia questo il significato della canzone, però fatemi sapere anche voi nei commenti se ne sapete qualcosa di più. So che appunto l'ha scritta anche con Slimane, non so se l'abbiano anche cantata insieme. Fatemi sapere nei commenti perché non ho trovato molte informazioni a riguardo. La cosa che mi ha un po' colpito, però in maniera leggermente negativa, è l'audio. Però lì non dipende da lei purtroppo, dipende dal tecnico audio che c'era lì a gestire questa esibizione, perché secondo me non sentiva benissimo lei, e dopo lo vediamo, perché in certi momenti non è stata precisissima, ma secondo me non aveva un buon ascolto di quello che stava facendo e della base, però è stata comunque pazzesca. E anche il suono che mi arriva della sua voce è un po' strano, è snaturato, non è la sua voce vera, è stata un po' modificata e non so perché non è stata valorizzata per quello che è. Proviamo ad ascoltare da capo, perché me ne sono accorto fin dalla prima nota. Tourne, tourne la roue du temps j'en ai plus comme avant. Sentite che non ha frequenze basse, ma non è che non ce le ha lei, secondo me sono state proprio tolte dal mix. Questo è proprio un problema audio, ma un problema grave. Cioè, una trasmissione del genere con, diciamo, gente che lavora in maniera veramente ad alti livelli, in maniera professionale, su tanti aspetti, perché tutto sia perfetto, non puoi scivolare su una cosa del genere, sull'aspetto proprio audio puro. Cioè, me ne accorgo io che sono semplicemente un cantante e ogni tanto smanetto un po' con l'equalizzazione e gli effetti, diciamo anche a livello di fonico, diciamo così, ma non sono un fonico. Quindi figurati il fonico di una trasmissione del genere, che è strapagato e sicuramente competente per quello che sta facendo, ma non ti accorgi che ci mancano proprio le frequenze basse? O che è stato magari in qualche modo snaturato dalla conversione di YouTube, non lo so. Adesso provo ad alzare un po' il volume qui al massimo, alzo un po' il volume delle cuffie, però io sento proprio che mancano delle frequenze qui. Tourne, tourne la roue du temps j'en ai plus comme avant. Ecco qua, probabilmente se n'è accorta anche lei e quindi si è un po' adattata. La prima nota era proprio molto schiacciata, poi dopo si è adattata e ha, diciamo, recuperato un po' quelle frequenze basse che le mancavano. Questa è un'altra capacità dei cantanti che hanno una grande percezione del proprio suono, cioè riuscire ad adattarsi a quello che sentono in quel momento, perché sappiamo bene anche noi che ogni volta che andiamo a cantare dal vivo o in studio, in qualsiasi contesto, il nostro ascolto cambierà. Anche se noi usiamo gli in-ear, anche se noi abbiamo il nostro fonico di fiducia, comunque ogni volta avremo un ascolto diverso, ma incredibilmente anche senza microfono, anche senza niente. Se voi provate a cantare nella stessa stanza, guardando in una direzione verso una parete o guardando nell'altra, sentirete due cose completamente diverse e quindi anche la vostra voce risponderà in maniere diverse. Questa è una cosa veramente molto interessante che diciamo, ci ha fatto notare Michele Luppi, che è un insegnante di canto, oltre che musicista bravissimo. Sono andato a una sua masterclass e ci ha fatto notare queste che sembrano dettagli, ma in realtà fanno una grande differenza. Il nostro ascolto è molto basato sul ritorno dell'ambiente, ok? E in questo caso, su questo palco, il microfono che sta usando, il ritorno che ha, non vedo se ha gli in-ear o se
sente da qualche cassa che qui non si vede nascosta. Già tutte queste cose fanno la differenza, anche se canti con microfono wireless o se canti con microfono col cavo. Sono tutte differenze sull'ascolto, sulla percezione del tuo suono e quindi di conseguenza anche sul tuo modo di cantare. Ok? Qui in più il fonico non l'ha aiutata, quindi lei si è dovuta adattare, adeguare, quindi poi ha portato a casa un'esibizione comunque perfetta, con piccole imprecisioni, ma niente di grave, che l'ha portata a casa però proprio perché si è adattata. Avevo visto anche un'altra esibizione dei Mattia Bazar a Sanremo di qualche anno fa, in cui c'era Roberta Faccani alla voce. Lei ci ha raccontato, anche lei una masterclass, che in quell'esibizione lei non sentiva niente, cioè lei non sentiva la sua voce. Quindi se nonostante tutto ha fatto un'esibizione perfetta, pazzesca, su un palco grosso con tantissimi spettatori, quindi anche con tanta pressione, è riuscita a cantare benissimo nonostante non sentisse nulla. Io sarei andato in crisi sinceramente, però quando un cantante è abituato a questi imprevisti canta lo stesso, ok? E lei qua secondo me ha avuto una cosa simile, però è una mia impressione, non ne posso essere sicuro, ma ho questa impressione qui. Fatemi sapere anche voi nei commenti se vi è arrivata la stessa idea. Comunque, andiamo avanti, ascoltiamo. Avant que je t'aie puis qu'on se perde, avant que la vie ne soit trop chère, reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi, toi qui comme un magicien m'emmène. Qua c'è stata una piccola imprecisione. È veramente raro sentire delle imprecisioni di Lara Fabian. Rarissimo. Io ho visto tante sue esibizioni e non ho mai sentito una nota calante, una nota crescente, una nota imprecisa. Qui ne ha fatta una qui e dopo ne fa un'altra. Quindi vuol dire che qualcosa non ha funzionato a livello di ascolto. Cioè non è colpa sua, ok? Però è bello anche, l'ho sempre detto, è bello vedere le imprecisioni di questi cantanti che sembrano sempre perfetti, sembrano delle macchine, ma in realtà sono esseri umani come noi. Quindi se Lara Fabian può permettersi di fare una nota calante, ma possiamo farlo anche noi senza problemi. L'importante è che anche se facciamo una nota calante noi ci mettiamo tutto noi stessi per dare il massimo in quella performance, in quell'interpretazione, che è quello che ha fatto lei qui. Perché nonostante tutti questi problemi tecnici e queste imperfezioni è riuscita a comunicarti tutto quello che doveva comunicarti, ha fatto tutto quello che poteva ed è riuscita comunque a fare un'esibizione pazzesca, ok? Quindi questo dobbiamo imparare, ok? Non criticare dicendo ha sbagliato la nota, no, cerchiamo di capire perché ha sbagliato e sicuramente non dipende da lei e anche se ha sbagliato riesce comunque a essere comunicativa, quindi comunque ha vinto lei. Ok, dobbiamo imparare questo da un'esibizione del genere. Comunque, andiamo avanti. Dans un monde où rien n'est plus pareil, pareil, c'est toujours pareil avec la peine. Elle prend tout l'espace, on s'y habitue et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine. Ok, qua c'è stato questo momento in cui si è tolta questo abito, diciamo, questo soprabito. Un gesto molto scenico che scopre poi anche il vestito che ha sotto, che è in tinta anche con queste sorte di alberi spogli che la circondano però pieni di glitter, vabbè, e poi questa nebbia che le arriva diciamo alle caviglie, queste rovine dietro di lei, è tutto molto surreale ma molto molto efficace dal punto di vista dei colori, dal punto di vista dell'immagine. Ti porti in questa landa desolata che rispecchia un po' la tematica della canzone, perché nonostante, ripeto, la canzone sia abbastanza orecchiabile, sembra abbastanza leggera, tra virgolette, però poi vai a leggere il testo è abbastanza drammatico, comunque parla di dolore, parla di sofferenza, ok? Quindi c'è questo contrasto che viene rispecchiato anche dalla scenografia. Comunque, andiamo avanti. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent pas. Ha anche la bocca molto secca. Sentite qua che a un certo punto deglutisce
in una frazione di secondo perché evidentemente aveva la bocca asciutta. Anche lì probabilmente anche le condizioni ambientali non erano il top, o magari non stava tanto bene, magari era un po' raffreddata, non lo so, non mi sembra, però guardate qua, no? qui se souviennent. Qua ha deglutito prima della frase, no? Si vede che sì, o era molto emozionata, perché alla fine anche un cantante che fa quel mestiere da una vita si emoziona comunque tutte le volte che sale sul palco, ed è giusto così, è bello così, è umano, è vero, e cioè, lei è un'artista vera, ok? Ed è giusto che ci sia anche questa emozione, che magari non trapela dallo sguardo, dalla gestualità, perché lei è molto comunque molto, molto sicura anche nei movimenti, però questo deglutire all'improvviso mi ha dato un po' l'idea di un po' di ansia magari che avesse, non lo so. Pars où ton cœur va bien, pars mais surtout reviens. Tu peux poser ta main sur la mienne, on ira danser la valse des peines, rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou et que crève ce diable que tu aimes. Bellissimo, qua ha aggiunto questo piccolo graffio per dare più emotività. Lei è molto brava a gestire l'emotività, ok? Nella parte prima magari era più preoccupata dell'ascolto, eccetera. Qua invece si è lasciata più andare, è stato bellissimo. Riascoltiamolo un attimo. Et que crève ce diable que tu aimes. Bellissimo. Il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, pareil. Bellissimo questo momento in cui la piattaforma su cui si solleva, e non lo sapevamo che ci fosse una piattaforma lì sotto, e poi questi alberi che si muovono intorno a lei, e quello che sembrava poi in realtà semplicemente una nebbia diventa una specie di mare, sembra un mare intorno a lei, di cui parla tra l'altro la canzone, no? Quindi è tutto molto suggestivo. C'est toujours pareil avec la peine. Et quand tout l'espace on s'y habitue, et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais m'en fais des miettes, ta peine, ta peine. Je la Anche su queste note alte, vediamo che nota è. Ok, fa un Do diesis 5, lo tocca un attimo, però la sento leggermente chiusa, quindi sì, io credo che sia un insieme di circostanze di qualcosa che non ha funzionato a livello audio, quindi non sentiva bene, e un po' magari non stava benissimo anche lei, o era un po' in ansia per altri aspetti che non possiamo conoscere. Non lo so. ta peine. Tu sais m'en fais des miettes, ta peine, ta peine. Leggermente calante, secondo me sì, non ha un buon ascolto, quindi sì, non è colpa sua, lei è veramente una regina nello stare su quel palco e cantare comunque benissimo nonostante questi problemi. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Ce sera plus pareil, pareil, pareil. Il y aura plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants, qui se souviennent. Mi piace moltissimo il suo sguardo, guardate, è veramente molto, molto, molto emotivo. E poi come sorride, contenta della sua esibizione, veramente, veramente molto brava interpretativamente, è perfetta. Qui sì, ci sono stati, ripeto, alcuni problemi tecnici, ma niente di così eclatante, perché lei è riuscita comunque a compensare facendo un'esibizione veramente comunque di alta qualità e di alto livello. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Mi fermo qua, lasciatemi anche nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Lara Fabian e non solo.
Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!